Ciao amici gatti e amiche gatte, oggi sono qui con Elio che ha fatto il volo, quindi rifacciamo. Ciao amici gatti e amiche gatte, oggi sono qui a casa della mia amica Tamara che ha appena portato a casa due bei micciottini che si chiamano Elio e Trizio. Vedremo in questo video come ha predisposto la casa, l'accoglienza da dare a due amici che arrivano per la prima volta dentro in casa e quindi adesso vi lascio il video. Eccoci qua cari amici gatti, lei è Tamara. Ciao. Ciao. E abbiamo appena portato a casa Elio e Trizio. Come pensi sia andata Tamara? Abbastanza bene. Pensavo fossero più agitati e invece anche in macchina sono stati tutto sommato abbastanza buoni, hanno miagolato un po' all'inizio, poi forse erano un po' spaventati, però poi in casa hanno preso abbastanza confidenza per ora, almeno con una stanza, poi proviamo con le altre. Quanto hanno questi due amici? Beh, mi hanno detto hanno 4 mesi, forse qualcosa di più, però mi hanno detto anche che sono stati presi da un posto dove erano denutriti e quindi probabilmente sono cresciuti abbastanza in fretta ora, sì. però Sono abbastanza grandicelli come amici. Allora come abbiamo proceduto? Come abbiamo sistemato la casa per accogliere questi amici? Beh, prima cosa ho sistemato lo spazio per la lettiera e quindi ho preso semplicemente una scatola di plastica abbastanza grande, aperta, e l'ho messa sotto un tavolino su un balcone chiuso. E quindi loro, ho visto che sono andati lì, hanno esplorato, l'hanno calpestata, l'hanno annusata, quindi sanno per ora che è lì. E speriamo che la usino. Sì, soprattutto quello. È venuto fuori una bella suite da bagno per i nostri amici. Con le piante e tutto, bella. ecco, luminosa, ampia. Ecco, ora c'è Elio che sta annusando il cavalletto. Vediamo se si degna di entrare nell'inquadratura. No. Niente. Ecco, forse arriva. Ciao. Ciao amore, eccoci qua. Vediamo se lo inquadriamo. Vieni qua, fatti vedere. No. È presto ancora. Sono due amicetti che hanno due caratteri molto diversi, uno un po' spavaldo però un po' sfuggente ed era quello lì che è Elio, e invece l'altro è tutto un po' timidino però poi Sì, coccolone. ora si sta facendo coccolare, ora è completamente svaccato. Lui si è All'ombra, posizionato a sul fianco della balcone. lettiera e sta lì. Buonissimo, per ora non si sono sentiti. Ecco, sì. Elio si è nascosto lì sotto una sedia e guarda. Allora, come abbiamo proceduto? Trasportino, quindi trasporto in macchina, e abbiamo collocato il trasportino nella stanza che era già predisposta per accoglierli come primo ambiente, perché poi loro esploreranno prima questo, poi andranno nelle altre stanze, ma prima meglio predisporgli un ambiente ristretto dove si ambientino un po'. Abbiamo aperto il trasportino. Uno è uscito subito, Elio è uscito subito e si è messo a esplorare, a annusare in giro, e invece l'altro gli abbiamo dovuto dare una mano. E poi pian piano è uscito anche lui, e una volta che ha visto, ha scoperto un po' la stanza e il balcone, gli ho dato da mangiare, allora poi si è un po' tranquillizzato e si è fatto fare un sacco di coccole, mentre Elio è lì che guarda, fa la pasta, si avvicina, ronfa tantissimo, Finge dell'indifferenza. però ancora non è del tutto fiducioso. Ma Invece l'altro si è fatto fare tante di quelle coccole, Sì. tante di quelle fusa. sì, Bello. si rotola già, Che bello. Bellissimo. in maniera molto ruffiana, devo dire. Sì. Allora, te come hai sistemato casa? Hai messo dunque quella zona per la lettiera, altre lettiere? Comunque è un balcone
abbastanza lungo, cioè non è proprio un terrazzino piccolissimo, quindi c'è la lettiera, poi per ora gli ho insomma un po' lontano dalla lettiera, gli ho messo le ciotole, l'acqua e un tiragraffi. Sì. E poi c'è un altro balcone che è invece aperto, classico, con la ringhiera, e lì c'era un po' un problema della sicurezza del balcone, non tanto in alto, perché lì vabbè tutti i balconi hanno problema della sicurezza in alto, quanto in basso, perché tra ringhiera e balcone c'è proprio un bello spazio, c'è un buco dove un gatto anche adulto può tranquillamente infilarsi e volare libero dal terzo piano. Quindi ho preso una rete elettrosaldata e l'ho messa, siccome avevo una gatta piuttosto anziana che era con me fino a che poi non è morta un po' di tempo fa, e insomma mi ero fidata a mettere una rete di plastica nella parte bassa, giusto per precauzione, però lei non gli interessava insomma di fare cose particolarmente strane. E invece insomma gatti più giovani, gattini piccoli, meglio non fidarsi. Allora ho preso una rete elettrosaldata di quelle verdi, quella plastificata che ha le maglie piccole di 1 centimetro, l'ho messa tutta in basso piegandola all'interno in maniera da rendere impossibile che il gatto si possa affacciare e possa cadere. La rete vecchia non l'ho buttata, l'ho messa di sopra e quindi ho riciclato. Il balcone è bello che in sicurezza, sì. Abbiamo risolto questa faccenda, ecco. Poi ci siamo dotate di un piccolo tiragraffi. Sì, un tiragraffi molto piccolo, perché era in offerta, l'ho preso intanto per vedere un po' se poteva piacergli, e per ora l'hanno abbastanza gradito perché ci passano già e ci hanno giochicchiato. Poi ne prenderemo o ne costruiremo anche uno più grande. Vedremo un po' cos'è che conviene di più, perché giustamente insomma cresceranno ancora di più, sono già grandi ma cresceranno ancora di più sti gatti. Poi vabbè, delle ciotole, anche lì spesa minima per il momento. Sì, perché comunque ho visto che c'erano sia delle promozioni e poi insomma che delle ciotole non particolarmente costose. Ecco, ora ti sta mangiando il cavo. Non mi mangiare il microfono. Mangia il suo invece dei miei. Poi vabbè, allora cosa abbiamo comprato? Poi il cibo umido soprattutto. Sì, ho preso un sacchetto piccolo di crocchette giusto per tipo, cioè ho l'idea di lasciarglielo a disposizione se magari io vado via per un periodo breve, insomma quelle 3 ore che magari capita, allora lasci la crocchetta, quindi però sarei intenzionata a usare l'umido e poi magari vediamo se è il caso di usare la carne. Sarebbe la scelta migliore. E poi vabbè, una cuccia presa in offerta anche quella, perché poi non si sa dove effettivamente andranno a dormire sti gatti. È lì per prova. Sì, bella incognita. Infatti ora c'è Elio che sta esplorando la stanza, si sta sdraiando praticamente ovunque. Sì. Sul pavimento, poi in un cesto, sul tappeto, sta girando tutto. L'altro si è messo tra lettiera e parete, quindi sono assolutamente imprevedibili. Ho lasciato in giro un cesto, un cuscino, la cuccia, e poi vediamo un po' come indirizzarli, perché gatti. Ora i primi giorni saranno tutti un po'... Sì. Infatti questo è proprio il primo giorno che sono entrati in casa, infatti avevano anche un po' paura dei rumori estranei, esploravano però si nascondevano, quindi ci vuole un po' di tempo per farli ambientare. Ma sì, perché sono stati in stallo da una volontaria che abita in un posto molto silenzioso, e loro stavano in una stanza dove non c'era per esempio la televisione piuttosto che elettrodomestici, quindi è normale che si devono adattare a sentire altri rumori esterni senza avere paura. E te, Tamara, come ti sei orientata per la scelta di questi gatti? Hai chiesto alle volontarie che carattere hanno? Come è andata? Sì, beh, io parlando con un'amica che ha preso di recente il terzo gatto,
appunto l'ha preso da questa associazione qua che si chiama Gatto Ovest, e è appunto nell'Ovest vicentino, e mi ha suggerito di sentire lei perché sicuramente aveva delle cucciolate da dare in adozione, e infatti ho chiesto alla volontaria se aveva dei micini, e sì, poi comunque sì, li aveva, e in questo periodo ce ne sono in abbondanza. Purtroppo li aveva, cioè io sono contenta di averli, però purtroppo, diciamo, perché erano praticamente nati e tenuti in un ambiente, a quanto mi ha detto, piuttosto brutto e malnutriti, lasciati un po' così allo stato brado, e non stavano bene e avevano un'infezione agli occhi, e invece poi l'hanno dato l'antibiotico, l'hanno sverminati, spulciati. Sì, sono sanissimi adesso, proprio belli. Bellissimi gatti. Ecco, e quindi... E a livello di carattere? Beh, a livello di carattere, appunto, io volevo dei gatti che non fossero indemoniati. Poi, fermo restando che sono gatti, quindi una certa quota di demonio, di diabolicità sicuramente c'è. Però mi sembra che tutto sommato si vede già che sono diversi, però tutto sommato mi sembrano gatti perfettamente gestibili, ecco. Poi insomma di sicuro, cioè, l'ambiente qui è tranquillo, non ci sono cose, fonti di stress particolari, quindi. E uno era stato classificato come più timido, invece si fa coccolare di più. Sì, è molto più appiccicoso. L'altro invece è un po' più restio, sembra più vivace, ma poi si sottrae alle coccole, insomma è tutto da vedere anche qua col carattere. Sì, tutto da vedere, però comunque sembrano gatti che danno soddisfazioni. Sì, ecco. Sono molto socievoli e si stanno già ambientando perfettamente qua in casa. Allora, riassumendo, se dovete prendere dei randagetti, portarveli a casa, o anche dei gatti di razza, predisporre dunque una stanza inizialmente della casa dove si possono ambientare, dove aprite il trasportino e li fate annusare, gli fate vedere un attimo il territorio, fargli vedere dov'è la lettiera, fargli vedere dov'è il tiragraffi, dargli del cibo, che così loro sono contenti e già con la pancia piena si sta subito meglio, e farli giocare, quindi rispettare comunque il loro tempo, il loro modo di esplorare l'ambiente senza forzarli, e lasciarli che si ambientino in tranquillità, così si abitueranno molto presto alla nuova casa. Bene, dai Tamara, intanto stasera ti coccolerai per la prima sera in compagnia dei amici. Almeno uno si farà coccolare, perché l'altro non si sa se uscirà dalla sua tana vicino alla lettiera. Bene, se avete qualche domanda sull'inserimento di nuovi gatti in casa, se avete consigli da chiedere, scrivete subito pure qui sotto nei commenti e vi risponderemo. Intanto vi salutiamo, ciao anche da Elio e Trizio e da Tamara. Ciao amici gatti e amici gatti. Non c'è modo di farli vedere perché è troppo presto. Sì, la prossima. non forziamoli. Ciao amici gatti e amici gatte. Ciao.